Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Ho appena visto un video che mi prende per il culo perché faccio sempre la pausa tra benvenuti in questo nuovo video. Non so perché faccio così, chissà. Boh, vabbè. Comunque, sono tornato in Corea, come potete vedere dal mio bellissimo sfondo un po' cacato, questi cuscini dal colore un po' ocra cacato, e per mettermi in pandan oggi mi sono messa anche una felpa un po' ocra cacato, che però dice Home Sweet Home, quindi è anche, capito, in coerenza con il fatto che sono appena tornato, cioè l'intelligenza che ho io, ma chi ce l'ha non lo so. Oggi parleremo delle abitudini strane che hanno i coreani, cioè strane per noi ovviamente da un punto di vista italianistico, che hanno appunto nella loro vita. Cosa sto dicendo? Vabbè, abitudini strane che hanno i coreani per noi italiani. Incominciamo. E la prima abitudine strana che hanno i coreani è quella che già voi sapete, ma ora ve la esplico, ve la esplico io, capito? Che io le so le cose, Ed è praticamente l'età coreana. Infatti loro dicono la loro età in età coreana. E che cos'è l'età coreana? L'età coreana è, non lo so cos'è, perché ce l'hanno solamente loro. Cioè non è che è una cosa dell'Asia, c'è proprio solo loro in Corea. E si calcola così: quando tu nasci hai già un anno, quindi nasci, esci dalla... Beh, nasci ragazzi, non è che dobbiamo fare per forza delle cose, esci dalla mamma tua e hai già un anno, perché contano i 9 mesi che c'eri tu nella pancia della mamma. Giustamente arrotondano per difetto, no, arrotondano. Poi quando scatta l'anno nuovo entri nel tuo anno nuovo e quindi conta un anno in più, ok? Perché tu entri nel tuo secondo anno di vita, quindi praticamente tu quando esci dalla pancia sei nel tuo primo anno di vita e poi l'anno dopo sei nel tuo secondo anno di vita e bla bla bla, e così andare. Quindi la tua età, quella che tu dici in Corea, non è la tua età come la intendiamo noi, ma intendono tipo questo è il mio 25esimo anno di vita, ok? Per essere un po' più semplici nell'esplicazione. Quindi un bambino che nasce il 31 dicembre, il 1° gennaio ha già 2 anni, e invece ha un giorno, capito? Cioè, l'intelligenza di questo modo di calcolare, bellissimo. La seconda abitudine strana che c'è in Corea e che sentirete praticamente 20.000 volte al giorno, a meno che non state chiusi in casa tutto il giorno come faccio io, è quella che appena si entra in un negozio loro devono annunciare il nome del loro negozio a te, come se, capito, non sai tu dove sei entrato, no? Ogni volta che entrerete in un negozio infatti sentirete dire 안녕하세요, 올리브영입니다, se voi entrate per esempio da Oliviang, che vuol dire benvenuti, noi siamo Oliviang. Non chiedetemi perché fanno questa cosa, perché voglio dire, non è che io entro in un negozio bendato, cioè quante possibilità ci sono che io entro in un negozio e non so dove sono. È come se da noi uno entra da Foot Locker e il commesso gli dice ciao, sei da Foot Locker. Lo so, cioè perché me lo dici? Che motivo ha di agitarsi così? Ma io voglio dire, ma che motivo hai? Vabbè, comunque qui in Corea funziona così. Non solo quando entri in un negozio te lo annunciano, ma quando vai a pagare praticamente ti devono dire tutte le azioni che stanno facendo. Per esempio, una cosa costa 10.000 won, tu gliene dai 20.000 e loro ti fanno: ho ricevuto 20.000 won, ti sto per dare il cambio, ti sto dando 10.000 won di resto. Parlano praticamente come, boh, le macchinette, il bancomat, neanche più del bancomat parlano, cioè si commentano le azioni che fanno. Questo sinceramente non l'ho mai capita perché lo fanno, cioè forse per essere più trasparenti verso il cliente, cioè così almeno vedi che stanno facendo delle cose giuste. Non lo so, se c'è qualche coreano, italiano sotto che può dirmi perché devono commentare tutte le azioni che fanno quando ti danno il resto, grazie. Un'altra abitudine strana che però secondo me è strautilissima in Corea è quella che si può urlare al ristorante per chiedere tipo del cameriere, qualsiasi cosa, tu puoi urlare, ed è una cosa che mi manca quando sono in Italia, ragazzi, ma tantissimo, perché in Italia tu quando vai al ristorante devi stare seduto, capito, e aspettare che il cameriere venga da te e magari arriva 20 minuti dopo. In Corea invece fai oh, vieni qua, ed è una cosa normale, cioè bellissimo. Tu urli, il cameriere viene, ordina, quando c'è bisogno di qualcosa gli riurli dietro, lui viene, stupendo, funziona perfettamente. Un'altra abitudine strana, che però insomma considerando come funziona la gerarchia in Corea, come vi ho già spiegato, è anche capibile, è che gli anziani, le persone più anziane di te devono sempre venire prima, no? Quindi qualsiasi cosa accada tu devi dare la precedenza agli anziani. Questa cosa però può anche sfuggire un po' di mano. Per esempio, prima che io tornassi in Italia sono andato in palestra una volta, io vado in palestra con un mio amico, stavamo facendo gli addominali, ok, c'era una panca, ci stavamo dando i turni, no? Quindi eravamo già in due su quella diavolo di panca.
arriva un vecchio che vuole fare gli addominali. Ora, cioè, se vedi due persone, cioè, stiamo facendo gli esercizi, ok? No, il vecchio si è praticamente sdraiato sulla panca senza dirci niente e ha cominciato a farsi i suoi addominali. E io tipo, cioè, ma scusa, cioè, 5 minuti, aspetta, abbiamo finito, aspetta 2 secondi, no? No, questo si è messo lì senza dire niente, si è messo a fare gli addominali e io ho dovuto aspettare che finisse. Ma a voi pare normale? Io non lo so. Un'altra abitudine strana è il modo cronologico in cui i coreani mangiano. Ok, allora, praticamente tutto fila normale fino all'ora di cena, che è molto presto però, perché è tipo verso le 6 di pomeriggio. E voi dite, che bravi, mangiano presto così poi hanno tutto il tempo di digerire. No! Loro mangiano normalmente come mangerebbero insomma una cena normale, ma poi molto probabilmente loro andranno a fare altre robe dopo. E altre robe dopo come si dice? Coinvolge spesso anche il mangiare. E quindi questo vuol dire che può capitare che in un giorno un coreano mangi anche 2 o 3 volte alla sera e inspiegabilmente c'è comunque un tasso di obesità bassissimo. Questo è uno dei misteri della fede che veramente io non ho mai capito, perché se io mangiassi come un coreano medio che va appunto in ufficio tutti i giorni sarei 62 kg in più. Questo è poco ma sicuro. Sono stato 2 settimane in Italia, anzi 3, e ho preso tipo 5 kg, figurati se mangiassi carne allo spiedo alla mezzanotte ogni sera. Un'altra cosa che i coreani fanno e che non ci mettono per carità alla malizia, ma che però è un pochino insomma abbastanza irritante per noi italiani, è che si sentono in dovere di essere molto onesti con te, soprattutto se non vi vedete per, non lo so, 2 settimane, 3 settimane, si sentono in dovere di dirti se sei dimagrito, ingrassato, se sei brutto, se sei imbellito. Cioè loro te lo dicono tipo, oh quanto tempo che non ci vediamo, ma sei ingrassato 1,5 kg, si vede tutto. Loro lo fanno per, capito, dirti guarda magari mangio un po' meno perché mi sei un po' ingrassato, però non è che sono proprio delicati nel dirtelo, ecco, insomma diciamo che potrebbero essere un pochino più fini, insomma non è che siamo molto abituati noi a sentirci dire queste cose. Un'altra abitudine dei coreani che è stranissima è quella che sono in grado di sopravvivere alla giornata con tipo 4 ore di sonno, 3 ore di sonno. Io se dormo 4 ore il massimo che posso fare è strisciare per i gomiti e trascinarmi per la casa per le successive 24 ore. I coreani invece ti fanno una gara di triathlon se dormono 4 ore, capito? Io non so come fanno, ma tra l'altro continuano, ogni giorno dormono poco, hanno questa capacità che possono dormire poco. Magari non tutti, ma io praticamente ogni persona che conosco dorme dalle 4 alle 5 ore a notte, non si capisce come fa a sopravvivere, ma penso sia un superpotere che hanno proprio loro. Un'altra cosa che si fa a lavoro in Corea è che quando si finisce una giornata di lavoro si deve passare da tutte le persone a dire che hanno fatto un buon lavoro, oppure urlarlo, capite, in modo che venga sentito da tutti. Cioè tu non puoi andartene così, dire ciao a tutti, no, devi andare da tutte le persone in modo che ti sentano tutte e dirgli hai fatto un buon lavoro, hai fatto un buon lavoro, hai fatto un buon lavoro. Grazie, ma non ho capito, ma c'ho bisogno della tua approvazione che hai fatto un buon lavoro. Io non lo so perché fanno sta roba. So solo che ogni volta che finisco uno shooting, un lavoro, una roba così, devo andare dal regista, devo andare dal manager, devo andare da tutte le persone una per una e dirgli avete fatto un buon lavoro oggi, avete fatto un buon lavoro oggi, hai fatto un buon lavoro oggi, e inchinarmi ogni volta. Praticamente posso anche non andare in palestra dopo, perché tutte le volte che mi sono inchinato ho fatto 600 addominali e sono a posto. Quindi in realtà delle cose buone ce l'ha questo, insomma, questa abitudine strana. Un'altra cosa che per noi è molto strana è che in Corea se una persona è più grande di te, anche se è tua amica, devi comunque dargli praticamente del lei. Io vedo tantissime mie amiche che hanno magari 40 anni e hanno degli amici che sono tipo best friend forever and ever che ne hanno magari sui 30-35. Tra di loro, nonostante si conoscano da tipo 10 anni, la persona più piccola dà comunque del lei alla persona più grande, che per me è tipo super ansiogeno, capito? Perché boh, per me questa cosa crea una barriera tra i due. Cioè, vabbè, ti sento che c'è una barriera. In Corea evidentemente non è così, quindi anche si è best friend forever con il chihuahua nella borsetta che si va in giro a fare shopping per gli Champs-Élysées, comunque si deve dare del lei e va bene così. Però a noi suona un pochettino strano. Questo era tutto per questo video. Aspetta che devo ruttare, aspettate. Ricordate che potete seguirmi su Instagram e Facebook. Se vi piacciono questo tipo di video mettete anche like, così so che vi piace e faccio più video in cui faccio degli elenchi a caso di cose a caso. Se volete offrirmi un caffè c'è il link di Ko-fi qua sotto, così se volete aiutare il canale potete. E noi ci vediamo nel prossimo video. Pizza, carbonara. Devo anche dire...
Ho cominciato a fare cose con le mani. Ciao. Mi sono perso, scusate. Plum plum car, plum 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 plum.